Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos HF, la regina dei rally, edizione Centauria in scala 1-8, l'uscita è la numero 82 delle 110 previste, il pilota Sandro Munari, copilota e navigatore Silvio Maiga, la macchina vincitrice del Rally di Montecarlo del 1976. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, guardiamo subito la grande attenzione da parte delle aziende che ci danno i raccoglitori per proteggere i fascicoli, però voglio dire qua c'è poco da proteggere ormai. Intanto, mentre faccio scorrere le immagini interne del fascicolo, ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che rendono possibile la vita a questo canale. Grazie a tutti ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Questa macchina sappiamo tutti che è meravigliosa, sia per la storia sportiva che la contraddistingue, che per il progetto proprio e per la bellezza non soltanto motoristica interna all'abitacolo, ma proprio estetica. È una macchina che difficilmente non puoi amare, ma il modellino è altrettanto bello, solo chi lo sta facendo se ne rende conto. Questo pezzo che abbiamo ricevuto, eccolo qui, arriva protetto oltre che dalla plastica anche da un cartoncino ed è tutto in metallo. Sicuramente il portellone coprimotore sarà in plastica perché è giusto che sia così, ma questo è tutto in metallo. Ecco qui, guardate che spettacolo. Allora, noto due cose che si possono ovviare se uno ha un po' di esperienza con il modellismo, che sono queste. Va bene così ragazzi, il modello è veramente fatto bene, ma vi faccio notare due cose. La prima è questa, dove si vede in trasparenza il rosso sotto e in realtà questo non sarebbe dovuto succedere, così come anche di qua, anche se un po' meno, ma si vede la banda rossa sotto. E poi una cosa che subito mi colpisce è questa differenza di filetto tra questo centrale e questo sotto centrale, che dà la continuità a quello sopra, che è sicuramente più piccolo, ma vediamo. Allora, andiamo a rimuovere le 4 viti di questi due sostegni che servono a evitare eventuali deformazioni della scocca qui. Questi pezzi di metallo non li buttate, non vi serviranno a nulla, ma adesso, ma non li buttate perché comunque sapete che noi modellisti troviamo sempre poi come riutilizzare una cosa, e se così non fosse le butteremo via più avanti.
Sono anche curioso di pesarlo. Allora, spero presto di riuscire a fare video in prima persona senza che vediate le mani, ma mi vediate personalmente in viso, perché è una cosa che mi farebbe molto piacere. Andiamo e vediamo. Guardate, quasi mezzo chilo, solo questo pezzo, 456 grammi, questo è il peso in libbre. Ecco qui. Qui c'è solo da montare un tubicino, perché si trova all'interno, oltre che questo pezzo che abbiamo appena visto, anche un tubicino. Eccolo qui. Che è quello che poi simula il passaggio dell'acqua per il lavavetri e che andremo poi a mettere, vedremo dopo. Allora, facciamo così. Che bello, mamma mia, ma che bellezza, che meraviglia. Allora, un attimo solo, perché sicuramente c'è da portarlo avanti. Sto guardando sotto la corrispondenza dei fori con questi altri fori, i fori qua esterni dove poi andranno messe le viti di fissaggio al telaio, e siamo lì. Ecco, quindi no, Michelangelo, amore mio, no. Ma possibile che ad ogni video devi saltare dentro? Fatemi levare un po' i pezzi. Amore mio, questo è il mio, per chi non lo conoscesse ancora, è il mio gatto tigrato europeo che compie 3 anni questo mese, siamo ad agosto 2023. Il suo nome è Michelangelo. Ciao amore. Ormai la scena è tutta sua, io sono ben contento, però finché non mi danneggia qualcosa. Non mi sgnaccare nessun filo, ok? Allora, qui c'è qualcosa che non va. Ciao amore, anch'io ti amo tanto. Quando i gatti vi chiudono gli occhi e vi guardano, è perché vi vogliono tanto bene. Allora, qui sicuramente c'è qualcosa che non va, perché non può essere così, ovviamente. Un attimo solo che controllo. Ecco, così sì. Le zampette, amore mio, che non riesco a girare. Perfetto. Ecco, così deve stare. E infatti, vabbè, ma insomma, va bene lo stesso, guardate. Ecco, vedete? Ma è minima la differenza, è più piccola questa linea sopra rispetto a quella sotto. Cosa fai? Cosa fai? Cioè, ho fatto tanta fatica io per montarlo bene e poi tu ci metti le zampette dentro? No, amore. Ma guardate quanto è bello.
Allora, volevo vedere anche un'altra cosa. Sì, come vi ho appena detto, qui ancora non collima bene perché poi va fissato. Ecco, questa è la posizione corretta, vedete che è perfetto, guardate, bellissimo. Poi c'è da centrare ovviamente le linee, così, però sono veramente soddisfatto, soprattutto anche della intensità corretta dei colori. La mia paura è sempre quella che un verde sia più chiaro, più scuro. Poi andiamo a vedere, solo ad appoggiare la porta per vedere che tutto collimi bene. Cosa fai con la zampetta sotto tu? Non toccare, amore. Dormi. 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 Allora, vediamo un po'. È perfetta. Considerate che io adesso la sto tenendo con le mani, ovviamente, quindi ecco, così è perfetta. Tra l'altro vi faccio notare una cosa, che la battuta del vetro non deve andare a filo qui del metallo verde, bianco e rosso, attenzione, ma deve andare a filo qua, in questa linea che vedete che rappresenta la guarnizione di battuta. Qui poi abbiamo, eccolo, no, 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 Michelangelo, stai fermo per favore. Con quegli artigli, mamma mia, che bello che era questo modellino. Era veramente bello. E vi faccio vedere, guarda, no! Amore, stai fermo, ti prego. Ma come faccio io? Stai fermo, amore, stai lì, bravo. Allora, vi faccio vedere una cosa, guardate la linea del vetro, questa. Eccoli, vedete? Questo poi chiaramente va fissato, ma il vetro deve rimanere così. Guardate. Questa linea del vetro deve andare all'interno di questa parte nera e questa deve essere così perché poi ci va un altro pezzo qui e un altro pezzo anche dietro. Poi, ed è corretto così, deve rimanere questo spazio nero in mezzo. Ovviamente tutto sarà fissato dalle viti e non sarà così ballerino, vedete? Ecco, ecco lì. Questo sarà a filo, però questa è la posizione corretta, quindi non vi preoccupate, il filo non deve andare, il vetro non deve andare in battuta contro questa parte verde. Detto questo, prendiamo, stai fermo con queste unghie micidiali, prendiamo uno stuzzicadenti, eccolo qua, allarghiamo, anzi fatemi vedere se serve allargare perché probabilmente non serve neanche. No, no, no amore, vediamo, provo a inserirlo dove non l'ho allargato, ma penso che vada bene lo stesso. Sì, non serve allargarlo con lo stuzzicadenti, ragazzi, non serve assolutamente allargarlo perché il tubo è molto gommoso, va bene così. Vi consiglio di mettervi un po' di colla, non usate l'attack perché vi vetrifica le plastiche, poi seccando vi si spezza e vi rimane il tubo volante, attenzione. Comunque qui il montaggio a questo punto è terminato. Voglio fare anche un'altra cosa, se ce la faccio.
Michelangelo, grazie, stai lì. Ok, non vi preoccupate anche degli spazi che avete tra questa parte di metallo e la plastica, perché una volta avvitate le viti qua sotto questo problema non lo avrete più. Volevo pesare la macchina fino a questo punto. Vi ricordate che fin dall'inizio vi ho sempre detto, ragazzi, se potete, perché non è una priorità, e se vi piace quest'auto fatela, perché è veramente un'auto splendida, fatta veramente bene. Centauria lavora bene, a parte i fascicoli che arrivano distrutti e il controllo qualità che è inesistente, lavora veramente bene. Amore, io dovrei escludere la tara. Se tu mi lasci questo pezzo, grazie amore, bene, così a zero. Guardate, siamo a 2845 grammi, circa 3 kg, che li abbiamo anche superati perché mancano le due portiere che abbiamo già qui, il portabatterie che abbiamo, poi il coprifari gruppo secondario. Quindi a mio parere arriveremo a 4 kg con quest'auto e non è poco. Visto che molti dicevano non la faccio perché è tutta di plastica, abbiamo già spiegato più volte anche in gruppi specifici che sarebbe stato un delitto farla tutta in ferro, non in scala 1 a 18, lì lo posso comprendere che si faccia tutta in metallo, ma riprodurre un modello così significa anche cercare di avvicinarsi il più possibile a quello che era il modello nella realtà, cioè era in vetroresina e lo hanno fatto in ABS, hanno fatto benissimo. Adesso io vi saluto, ma prima di farlo vi volevo far dare un'occhiata a questo splendido modello, a questo splendido amore mio fratellino. Fermo amore, fermo amore, non è da rottamare quest'auto ancora, fermo. Gruppo coprifari secondari, le due portiere, ma io posso fare i video così, non voglio chiuderti fuori dalla porta amore, stai bravo. Le due portiere splendide, come vi ho detto già una volta, controllatevi che l'adesivo sia perfettamente aderente qui dove abbiamo questa piegatura. Se lo vedete staccato con il phon, scaldate cercando di dilatare senza fare danno la plastica e tiratela verso questa piegatura, altrimenti in poco tempo, passando l'aria sotto, vi si secca e poi vi si taglierà qua in mezzo e non è bello. Ok? Piuttosto prendete un numero doppio, che è il consiglio che vi do, dove sono presenti i numeri, non importa portiere a destra o portiere a sinistra, sono compatibili e ve li tenete di ricambio per il futuro. Comunque io vi ho fatto vedere come vanno applicati per evitare questo. Poi questo, che probabilmente però non andrà messo così, vedremo come andrà messo, va attaccato al portellone, magari sarà basculante, non lo so, per poter sostituire le batterie, anche se vi consiglio sempre di non lasciare all'interno le batterie. Una volta che avete provato tutto, togliete le batterie da qualsiasi modello. Vi volevo far vedere la parte anteriore di questa macchina meravigliosa. Guardate che bella. Ecco qua. Io con questo video
Ho terminato, vi ringrazio del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Non vi preoccupate per il pianale sotto della scocca, perché arriverà anche la copertura, state tranquilli. Però diciamocelo proprio, ragazzi, questo è un modello meraviglioso e riprodotto in maniera splendida. Grazie a tutti, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari, e vi chiederei, oltre all'iscrizione, sempre che ne abbiate piacere, anche di attivare la campanella, come ho già detto all'inizio, ma soprattutto, se veramente mi volete dare una mano d'aiuto, non vi chiedo soldi, state tranquilli che quelli non li ha nessuno, di condividere i miei video nei gruppi dedicati, perché questo mi aiuta tantissimo ad avere più iscritti, avere più persone che mi seguono. Io non sono assolutamente un esperto, assolutamente, faccio quello che mi piace, ne ho la passione, ma come me tanti di voi ancora più bravi di me che possono darmi dei consigli, e quindi se avete piacere scrivetemi, fate commenti e fatemi crescere sempre con la passione che ci contraddistingue. Grazie a tutti, ragazzi, ciao, e grazie sempre del vostro tempo.